Lezione 1. Gusti musicali e scelte mediatiche. La musica hard rock attrae molti per la sua energia e intensità. Altri sono specializzati in musica country e amano la narrazione e le radici. Alcune persone preferiscono le stazioni radio che curano successi familiari. La programmazione radiofonica riflette i dati demografici e i gusti regionali. Gli algoritmi sulle piattaforme di streaming sfidano il ruolo locale della radio? Gli algoritmi personalizzano le playlist ma possono creare camere di eco. I conduttori radiofonici curati forniranno ancora un contesto e un commento umani? Gli host dal vivo offrono notizie locali, interviste e reazioni spontanee. I servizi di streaming e la radio potrebbero coesistere soddisfacendo esigenze diverse. Possono. La scelta amplia l'accesso preservando l'ascolto comune. È controverso quando gli algoritmi di streaming danno la priorità al profitto rispetto alla diversità. Le motivazioni di profitto possono restringere l'esposizione agli artisti emergenti o di nicchia. Le stazioni radio pubbliche controbilanciano l'influenza commerciale? Le emittenti pubbliche spesso promuovono la diversità culturale e i contenuti educativi. Le comunità hard rock formeranno forti sottoculture attorno agli spettacoli dal vivo? I concerti e i festival dal vivo creano intensi legami e identità comuni. I fan della musica country apprezzano l'autenticità e la continuità narrativa? Il pubblico country spesso si collega a canzoni sulla vita quotidiana e sul patrimonio. Le stazioni radio regionali sono essenziali per preservare la scena musicale locale? Le stazioni locali amplificano gli artisti della comunità e sostengono gli ecosistemi culturali. Il consolidamento della proprietà radiofonica potrebbe minacciare le voci locali? Il consolidamento può omogeneizzare le playlist e ridurre la programmazione locale. Le autorità di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione la diversità della proprietà per proteggere la varietà. Le misure normative possono incentivare i contenuti locali e le emittenti indipendenti. Lo streaming democratizza la distribuzione per gli artisti indipendenti? Lo streaming abbassa le barriere all'ingresso ma richiede una promozione per guadagnare terreno. Ci sono dibattiti sull'equo compenso da parte delle piattaforme di streaming? Molti artisti criticano i bassi pagamenti per stream e chiedono una riforma. I livelli di abbonamento e il supporto diretto dei fan potrebbero migliorare le entrate degli artisti? I finanziamenti per i fan, il merchandise e gli eventi live integrano le entrate derivanti dallo streaming. La radio rimarrà rilevante per i pendolari e gli ascoltatori occasionali? La facilità d'uso e il formato curato della radio la rendono popolare per la routine quotidiana. La lealtà di genere influenza le identità sociali e l'affiliazione di gruppo? Le preferenze musicali spesso segnalano valori, esperienze e appartenenza sociale. Potrebbero sorgere controversie quando le emittenti etichettano i generi in modo troppo restrittivo? L'etichettatura rigida trascura le forme ibride e l'espressione musicale in evoluzione. I programmatori dovrebbero includere showcase intergeneri per ampliare gli orizzonti? La programmazione intergeneri introduce gli ascoltatori a nuovi suoni in modo responsabile. L'educazione musicale nelle scuole influirà sulla diversità di ascolto a lungo termine? L'esposizione precoce coltiva l'apprezzamento per una vasta gamma di stili e storie. I festival sono importanti per mostrare artisti mainstream e di nicchia? I festival creano spazi di scoperta e generano slancio culturale per gli artisti.
Il predominio dei mega festival potrebbe eclissare le tradizioni musicali locali? I mega eventi possono mettere in ombra le sedi locali a meno che non siano bilanciati dal sostegno della base. I servizi di streaming dovrebbero migliorare gli algoritmi di scoperta per favorire la diversità. Le modifiche agli algoritmi potrebbero promuovere artisti meno noti e ridurre la concentrazione. I formati audio emergenti, come l'audio spaziale, cambieranno le abitudini degli ascoltatori? I nuovi formati possono migliorare l'immersione e influenzare gli stili di produzione e performance. Ci sono preoccupazioni etiche sul gatekeeping algoritmico nella musica? La mancanza di trasparenza e pregiudizi negli algoritmi solleva dubbi sulla responsabilità. Gli ascoltatori dovrebbero essere incoraggiati a sostenere direttamente gli artisti, quando possibile. Il supporto diretto rafforza la redditività degli artisti e favorisce relazioni significative con i fan. La radio e lo streaming possono collaborare a partnership promozionali? Le collaborazioni possono ampliare la portata, mantenendo l'integrità editoriale. I podcast e le talk radio integreranno efficacemente la programmazione musicale? I contenuti vocali approfondiscono il contesto e coinvolgono gli ascoltatori al di là delle canzoni. È importante evidenziare i generi sottorappresentati nei media mainstream? L'inclusione arricchisce la conversazione culturale e offre opportunità per artisti diversi. Gli interventi politici potrebbero bilanciare le forze di mercato per proteggere la pluralità culturale? Politiche ponderate possono preservare l'interesse pubblico e salvaguardare gli ecosistemi culturali. Le abitudini degli ascoltatori sono influenzate più dalla convenienza o dai valori culturali? Sia la convenienza che i valori interagiscono per modellare i modelli di consumo musicale. Le nuove generazioni fonderanno i generi in modo più fluido rispetto ai loro predecessori? Gli ascoltatori più giovani spesso apprezzano la fluidità dei generi e le playlist personali eclettiche. Le stazioni radio devono innovare per rimanere competitive e pertinenti? L'innovazione nei formati, il coinvolgimento della comunità e la presenza digitale aiutano a sostenere la radio. I critici musicali e i curatori dovrebbero sostenere sia la qualità che la sperimentazione? I curatori possono promuovere l'artigianato, incoraggiando al contempo un ascolto avventuroso. La controversia sulla commercializzazione della musica può portare a riforme costruttive? Il dibattito può motivare i cambiamenti del settore che danno priorità alla creatività e all'equità. I contenuti didattici sulla storia della musica miglioreranno l'apprezzamento degli ascoltatori? Il contesto storico approfondisce la comprensione e favorisce le capacità di ascolto critico. Le piattaforme dovrebbero rivelare il loro posizionamento e consigliare la musica agli utenti? La trasparenza dà potere agli ascoltatori e promuove pratiche di scoperta più eque. I formati radiofonici ibridi che includono sessioni dal vivo e interviste potrebbero attirare abbonati? I formati ibridi aggiungono valore combinando musica curata con contenuti umani esclusivi. La radio comunitaria rimarrà un campo di formazione per le emittenti e i musicisti del futuro? Le stazioni comunitarie alimentano i talenti e mantengono una vivace vita culturale locale. Gli artisti dovrebbero diversificare i flussi di reddito per ridurre la dipendenza dalle singole piattaforme? La diversificazione crea resilienza e sostenibilità a lungo termine per i creatori. I dibattiti sulla proprietà intellettuale si adatteranno alle nuove realtà della distribuzione? I quadri giuridici dovranno evolversi per bilanciare diritti, accesso e remunerazione.
Le discussioni appassionate sulla purezza del genere sono produttive o limitanti? La passione è preziosa, ma una purezza rigida può soffocare l'innovazione e il dialogo. Credi che un discorso equilibrato sulle pratiche del business musicale attirerà gli spettatori? Un dibattito approfondito, consigli pratici ed esempi reali catturano l'attenzione ed educano. Progetterò episodi coinvolgenti che mettano a confronto hard rock, country, radio e streaming, evidenzino le controversie e forniscano agli studenti un vocabolario chiaro e prospettive rispettose. Lezione 2. Il rito del rum e della soda. Il rum e l'acqua gassata sembrano abbastanza semplici. Qual è il processo? Il processo inizia con la selezione di un rum di qualità e acqua gassata fresca. Si dovrebbe scegliere rum chiaro o scuro per un mix classico? Il rum chiaro offre un profilo più pulito e brillante, mentre il rum scuro aggiunge profondità e spezie. La scelta del rum cambierà in modo significativo l'equilibrio della bevanda? Sì, il carattere del rum altera l'aroma, la dolcezza e la forza percepita. Il bicchiere deve essere raffreddato prima della preparazione? Il raffreddamento del bicchiere preserva la carbonatazione e migliora la freschezza. La qualità del ghiaccio sarà importante nella bevanda finale? Il ghiaccio duro e trasparente si scioglie lentamente e mantiene il controllo della diluizione. Quanto rum deve essere versato per una porzione standard? Una misura tipica è da 1,5 a 2 once di rum. L'acqua gassata deve essere aggiunta delicatamente per preservare l'effervescenza. Versare lentamente la soda sul dorso di un cucchiaio protegge le bolle. Sarà necessario mescolare dopo aver combinato rum e soda? Una leggera agitazione distribuisce gli aromi senza appiattire la carbonatazione. Gli agrumi dovrebbero essere inclusi per aromatizzare? Una spruzzata o una fetta di lime ravviva la bevanda e bilancia la dolcezza. La frutta o le erbe confuse creeranno una variante più complessa. La menta o gli agrumi pestati possono aggiungere freschezza, ma cambiano la classica semplicità. Si dovrebbe considerare il rapporto tra rum e soda per il gusto personale? Regola gradualmente il rapporto per trovare l'equilibrio ideale tra forza e sapore. L'uso di soda aromatizzata altererà l'autenticità del cocktail? Le bibite aromatizzate introducono profili distinti e allontanano la bevanda dalla forma classica. Dovrebbero essere aggiunti degli amari per una sottile complessità? Un pizzico di bitter aromatici può aggiungere sfumature senza sopraffare la base. La forma dei bicchieri influirà sull'esperienza di consumo? Un bicchiere highball preserva l'effervescenza e accentua il fascino visivo. Le guarnizioni devono essere modeste per mantenere l'eleganza? Le guarnizioni minimali mantengono l'attenzione sullo spirito e sull'effervescenza. Agitare la bevanda produrrà una consistenza più schiumosa? Agitare con soda appiattisce la carbonatazione ed è quindi sconsigliato. Le misurazioni devono essere precise per ottenere risultati coerenti. Misure coerenti producono una qualità prevedibile, soprattutto per i contenuti didattici. Il controllo della temperatura degli ingredienti influirà sul risultato? Il rum e la soda refrigerati mantengono la freschezza e il carattere rinfrescante. È necessario notare la qualità dell'acqua gassata, compreso il contenuto di minerali? La composizione minerale influenza la sensazione in bocca e la mineralità percepita nella bevanda. Le tendenze verso le bibite artigianali cambieranno la pratica abituale?
Le bibite artigianali ampliano le opzioni ma richiedono un attento abbinamento con il rum. I baristi dovrebbero spiegare la provenienza e le note di degustazione agli avventori? La condivisione della provenienza educa i consumatori e ne aumenta l'apprezzamento. La responsabilità legale e sociale verrà discussa quando si presentano i cocktail? Il consumo responsabile e il rispetto dell'età legale devono essere enfatizzati in ogni lezione. Dovrebbero essere offerte alternative ai cocktail analcolici per gli spettatori analcolici? Le versioni analcoliche rispettano l'inclusività e ampliano la portata del pubblico. La semplicità del rum e della soda lo renderà uno dei preferiti dagli insegnanti? La sua semplicità consente agli studenti di concentrarsi sul vocabolario, sui rapporti e sulla descrizione sensoriale. È necessario includere il contesto culturale del rum e le sue origini? Il contesto storico arricchisce la comprensione dello spirito e dei suoi viaggi globali. Nasceranno polemiche dall'esaltare l'alcol nei contenuti educativi? L'inquadratura sensibile e gli avvisi chiari riducono al minimo i danni e rispettano i diversi tipi di pubblico. Dovrebbero essere suggeriti abbinamenti con snack leggeri per un consumo equilibrato? Abbinamenti semplici come noci salate o tapas agli agrumi completano la bevanda. Le dimostrazioni includeranno riprese al rallentatore e primi piani per studenti visivi? Le tecniche visive coinvolgono gli spettatori e chiariscono le fasi di preparazione per gli studenti di lingue. La pronuncia di termini chiave come highball e muddle dovrebbe essere modellata? La pratica della pronuncia aiuta la conservazione del vocabolario e la sicurezza nel parlare. I paragoni con bevande simili, come rum e cola, saranno istruttivi? I confronti evidenziano le differenze di gusto e le percezioni sociali delle miscele. La tempistica e il ritmo della dimostrazione devono essere intenzionali per la comprensione dello studente? Passi lenti e misurati con frasi brevi e chiare favoriscono la comprensione e la ripetizione. Saranno incluse le note di sicurezza relative al consumo e al trasporto di alcolici? Le linee guida di sicurezza sul consumo e le normative pubbliche devono essere esplicite. Il coinvolgimento degli spettatori dovrebbe essere incoraggiato attraverso i rapporti suggeriti da testare a casa? Incoraggiare la sperimentazione favorisce l'apprendimento attivo e la discussione comunitaria. Verranno affrontati i temi di tendenza della cultura dei cocktail e della sostenibilità? Parlare di alcolici sostenibili e imballaggi riciclabili è in linea con le preoccupazioni contemporanee. La lezione dovrebbe incoraggiare la ricerca di informazioni locali sull'età legale prima di provare le ricette? La conferma delle leggi locali protegge gli spettatori e modella un comportamento responsabile. La presentazione finale modellerà un breve copione di degustazione per gli studenti? Un breve script di degustazione insegna descrittori e commenti educati per i contesti sociali. L'host dovrebbe chiarire che l'alcol è facoltativo e fornire un'alternativa rinfrescante alla soda? Le alternative esplicite garantiscono l'inclusività e il rispetto per gli spettatori che non bevono. Le dimostrazioni metteranno l'accento sulla pulizia dei bicchieri e delle attrezzature dopo l'uso? Una corretta pulizia modella l'ospitalità responsabile e l'igiene della cucina. Il segmento dovrebbe chiudersi con un breve riepilogo del vocabolario e istruzioni pratiche? Un riepilogo rafforza i termini e incoraggia la pratica linguistica attiva a casa. Il video includerà didascalie e una ricetta stampabile per il supporto allo studio? Le didascalie e gli stampabili facilitano la comprensione e si adattano a diversi stili di apprendimento.
Dovrebbero essere segnalate le controversie sulla commercializzazione di alcolici presso un pubblico giovane? Affrontare i problemi di marketing etico dimostra responsabilità e consapevolezza critica. I commenti della community saranno moderati per mantenere una discussione rispettosa sull'alcol? Una moderazione ponderata impedisce promozioni dannose e protegge gli spettatori più giovani. La lezione dovrebbe invitare un feedback sulle preferenze di gusto e sulle variazioni culturali? Il feedback degli spettatori arricchisce lo sviluppo dei contenuti e favorisce lo scambio globale. Dimostrerai sia il metodo classico che un'alternativa al cocktail analcolico? La dimostrazione di entrambi offre una scelta e modelli di presentazione inclusiva e responsabile. Presenterò una dimostrazione chiara e misurata di rum e soda. Spiegherò le variazioni e le considerazioni sulla sicurezza, e offrirò una versione analcolica per un apprendimento inclusivo. Lezione 3. Salatura, conservazione e tradizioni ittiche sostenibili. Li lavano e li salano. Oggi il pesce salato viene poi conservato in botti. La salatura del pesce è un antico metodo di conservazione che dura nel tempo. Perché la salatura viene ancora utilizzata nei moderni sistemi alimentari? La salatura riduce l'attività dell'acqua e inibisce efficacemente la crescita batterica. I produttori contemporanei seguono esattamente i passaggi tradizionali? Molti fondono la tradizione con le moderne pratiche igieniche e di controllo della qualità. In che modo i produttori preparano il pesce prima della salatura? Puliscono, sventrano e talvolta filettano il pesce per garantire una salatura uniforme. La quantità di sale è fondamentale per la conservazione e il gusto? La concentrazione di sale deve bilanciare la sicurezza microbica con l'appetibilità. Le diverse specie di pesci vengono trattate con tecniche di salatura distinte? Le specie variano nella consistenza e nel contenuto di olio, il che influisce sul tempo e sul metodo di salatura. Lo stoccaggio in botti rimarrà pratico per le operazioni su larga scala? Le botti persistono per i prodotti artigianali e culturali, mentre i serbatoi industriali aumentano la produzione. La conservazione in botte influenza il sapore attraverso una lenta maturazione? L'invecchiamento in botte può concentrare i sapori e sviluppare consistenze desiderabili nel tempo. I produttori devono monitorare l'umidità e la temperatura nelle aree di stoccaggio? Gli ambienti controllati prevengono il deterioramento e mantengono una qualità costante. Ci sono controversie sugli alimenti ad alto contenuto di sodio e sulla salute pubblica? L'assunzione eccessiva di sodio comporta rischi cardiovascolari e garantisce un consumo consapevole. La popolarità del pesce salato potrebbe essere in conflitto con le linee guida nutrizionali. L'equilibrio tra tradizione ed educazione sanitaria aiuta i consumatori a fare scelte informate. L'etichettatura e le indicazioni sulle porzioni attenueranno i problemi di salute? Suggerimenti chiari sull'etichettatura e sul servizio supportano modelli di consumo più sani. Gli impatti ambientali della pesca sono rilevanti per la produzione di pesce salato? L'approvvigionamento sostenibile è fondamentale per prevenire la pesca eccessiva e il danneggiamento dell'habitat. I produttori dovrebbero utilizzare una pesca sostenibile certificata, ove possibile. Le certificazioni e la tracciabilità rafforzano la responsabilità ecologica e la fiducia dei consumatori. Le piccole comunità fanno affidamento sul pesce salato per l'identità culturale e l'economia? Molte comunità costiere dipendono da pratiche di conservazione per i mezzi di sussistenza e il patrimonio.
Le pressioni industriali possono emarginare le tradizioni, ma alcune si adattano e trovano mercati di nicchia. La rinascita dei metodi artigianali potrebbe diventare un movimento gastronomico di tendenza? L'interesse culinario per i cibi tradizionali spesso crea una domanda di produzione autentica. Esistono dibattiti etici sulle condizioni di lavoro nella lavorazione del pesce? Le condizioni di lavoro e i salari equi sono questioni importanti che richiedono supervisione. I consumatori dovrebbero considerare la responsabilità sociale quando acquistano pesce salato? Il consumo etico include la valutazione degli standard ambientali e lavorativi. I progressi tecnologici ridurranno l'uso di sale preservando la sicurezza? Innovazioni come la lavorazione ad alta pressione possono ridurre il fabbisogno di sale e mantenere la sicurezza. I prodotti a ridotto contenuto di sodio potrebbero alterare le tradizionali aspettative di gusto? La modifica delle ricette può modificare i profili di gusto, provocando reazioni contrastanti tra i consumatori. I contenuti didattici dovrebbero spiegare sia la tecnica che il contesto sanitario. Un'istruzione equilibrata informa sia l'apprezzamento culinario che la consapevolezza della salute pubblica. Le innovazioni nel settore degli imballaggi prolungheranno la durata di conservazione senza compromettere la tradizione? Un imballaggio migliorato può proteggere la qualità e ridurre gli sprechi rispettando la tecnica. Esistono standard legali per la stagionatura e lo stoccaggio del sale in diversi paesi? Le normative variano e mirano a garantire la sicurezza alimentare e un'etichettatura accurata per i consumatori. I piccoli produttori dovrebbero ricevere un sostegno per soddisfare i requisiti normativi? L'assistenza tecnica aiuta gli artigiani a rispettare la legge e ad accedere a mercati più ampi. Il pesce salato sarà presente negli spettacoli culinari di tendenza e nei contenuti di viaggio? Le storie visive e sensoriali sui cibi tradizionali spesso suscitano un interesse diffuso. Le rappresentazioni sensazionalizzate potrebbero rischiare di travisare il significato culturale? Una narrazione rispettosa deve evitare l'esotismo e presentare il contesto con cura. I creatori dovrebbero includere ricette e suggerimenti per servire pesce salato? Le ricette pratiche aiutano gli spettatori ad apprezzare il sapore e a incorporare i prodotti in modo responsabile. Le dimostrazioni di pratiche di cura domiciliare sicure saranno controverse? La cura domiciliare comporta rischi per la sicurezza. Sono necessarie avvertenze chiare e linee guida rigorose. I contenuti dovrebbero evidenziare alternative sostenibili e moderazione dei consumi? Promuovere la moderazione e la sostenibilità allinea il piacere culinario alla responsabilità. Le funzionalità di tracciabilità e i codici QR aumenteranno la fiducia dei consumatori? La tracciabilità fornisce la provenienza, favorisce la fiducia e supporta scelte informate. Esistono rituali culturali associati al processo di salatura e conservazione? Molte comunità osservano riti e modelli stagionali legati alle attività di conservazione. Questi rituali dovrebbero essere documentati rispettosamente per quanto riguarda i contenuti educativi. Una documentazione rispettosa preserva il patrimonio e onora la proprietà delle pratiche da parte della comunità. La domanda di mercato di pesce salato rimarrà stabile o oscillerà in base alle tendenze sanitarie? La domanda risponde alle tendenze culinarie, alle linee guida sulla salute e agli sforzi di rivitalizzazione culturale. La cucina fusion potrebbe incorporare il pesce salato in ricette nuove e pubblicizzate? Gli chef creativi spesso fondono tradizione e innovazione, creando piatti di tendenza. C. È spazio per le polemiche quando le tendenze culinarie incontrano problemi di sostenibilità e salute?
Le controversie nascono ma possono portare a un dialogo costruttivo e a pratiche migliori. I video didattici dovrebbero includere brevi elenchi di vocaboli sulle tecniche di cura? Gli elenchi di vocaboli aiutano gli studenti di lingue a comprendere termini e contesti tecnici. Le dimostrazioni comparative di metodi tradizionali e moderni coinvolgeranno gli spettatori? I confronti fianco a fianco offrono l'apprendimento visivo e stimolano una discussione informata. Le lezioni dovrebbero incoraggiare il gusto rispettoso e la curiosità culturale tra gli spettatori? Una degustazione rispettosa favorisce l'apprezzamento senza appropriazione o mancanza di rispetto. Evidenziare le voci della comunità aggiungerà autenticità e profondità etica? L'inclusione di produttori e anziani locali garantisce l'autenticità e premia l'esperienza. I creatori di contenuti dovrebbero fornire risorse per opzioni di acquisto sostenibili? Il collegamento a fornitori certificati e risorse educative favorisce un consumo responsabile. Il tema del pesce salato continuerà a ispirare contenuti educativi di tendenza? Con un'inquadratura ponderata, può rimanere sia culturalmente ricco che ampiamente coinvolgente. Presenterò il processo, enfatizzerò la sicurezza e la sostenibilità, e onorerò le tradizioni culturali informando e coinvolgendo gli studenti. Lezione 4. Scoperte fresche e buone maniere di acquisto. In saldo, e sembrava davvero fresco. Perfetto, lo aggiungerò ai miei acquisti. I prodotti freschi in vendita rendono i pasti programmati più convenienti. Quali articoli hanno attirato la tua attenzione per primi sul mercato? I pomodori erano vivaci e profumati, indicando la maturazione. Li hai controllati per verificare la compattezza e le imperfezioni? Ho controllato che non ci fossero punti deboli o crepe. Abbinerai quei pomodori ad altre verdure di stagione? Gli abbinamenti stagionali spesso producono un sapore migliore e un costo inferiore. Dovremmo dare la priorità ai prodotti con origini ed etichette chiare? Le etichette aiutano a tracciare la qualità, le pratiche agricole e a ridurre l'incertezza. Consideri la certificazione biologica quando acquisti in saldo? Le scelte organiche sono importanti per alcuni, ma il budget e la disponibilità influiscono sulle decisioni. Gli articoli locali di stagione saranno spesso più freschi di quelli importati? Gli articoli locali in genere viaggiano meno e conservano più sapore e sostanze nutritive. Dovremmo annusare erbe e verdure per valutare la freschezza? Le erbe profumate e croccanti indicano la freschezza in modo più affidabile rispetto alla sola apparenza. Sceglierai verdure a foglia verde, che siano sode e non viscide? Le foglie sode e il colore brillante suggeriscono una raccolta recente e una buona conservazione. Dobbiamo ispezionare l'imballaggio per individuare eventuali perdite o guarnizioni danneggiate. L'imballaggio intatto protegge la qualità e riduce il rischio di contaminazione. Confronterai i prezzi unitari per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo? I prezzi unitari chiariscono il costo per peso ed evitano occasioni fuorvianti. Dovremmo considerare la durata di conservazione quando selezioniamo gli articoli in vendita? Una durata di conservazione più breve significa un uso più rapido o piani di conservazione appropriati. Pianificherai i pasti a base di prodotti deperibili per evitare sprechi? La pianificazione dei pasti garantisce che i prodotti deperibili vengano consumati freschi e deliziosi. Dovremmo portare sul mercato borse e contenitori riutilizzabili? I sacchetti riutilizzabili riducono gli sprechi e offrono un'immagine ordinata e responsabile.
La contrattazione educata sarà accettabile presso alcuni fornitori? In molti mercati, una negoziazione rispettosa fa parte della cultura e può portare a risparmi. Dovremmo imparare frasi semplici per chiedere informazioni sul prezzo e sulla freschezza? Frasi come "quanto è fresco?" e "è locale?" facilitare una comunicazione chiara. Chiedere un piccolo assaggio sarà appropriato per la frutta in alcuni mercati? I gusti sono spesso consentiti quando vengono offerti, ma chiedi sempre prima di mostrare rispetto. Dovremmo evitare di sprecare cibo durante le degustazioni nelle bancarelle? Il campionamento responsabile preserva le scorte del fornitore e la buona volontà della comunità. Controllerai la presenza di parassiti visibili o avvizzimento prima dell'acquisto? I problemi visibili indicano una cattiva conservazione e devono essere evitati per motivi di sicurezza. Dobbiamo separare le carni crude dai prodotti nel nostro carrello? La separazione degli articoli previene la contaminazione incrociata e preserva la sicurezza alimentare. Gli articoli della catena del freddo richiederanno un rapido transito verso la refrigerazione. Gli articoli freddi deperibili devono essere refrigerati tempestivamente per evitare il deterioramento. Dovremmo prendere in considerazione alternative surgelate quando le opzioni fresche sono scarse? I prodotti surgelati possono trattenere i nutrienti e ridurre gli sprechi quando i prodotti freschi non sono disponibili. Leggere le date di scadenza sulle merci imballate eviterà sorprese? Le date aiutano a pianificare i consumi ed evitare di acquistare accidentalmente articoli prossimi alla scadenza. Dovremmo sostenere i piccoli produttori locali quando possibile? Sostenere la gente del posto rafforza la comunità e può garantire la tracciabilità. Preparerai una lista prima di fare acquisti per evitare acquisti impulsivi? Un elenco focalizza le scelte, controlla il budget e riduce il tempo dedicato alla navigazione. Dovremmo fissare un budget modesto per dolcetti o articoli indulgenti. Una piccola sorpresa può elevare i pasti mantenendo responsabile la spesa complessiva. Le promozioni sui prezzi significheranno sempre un valore migliore? Le promozioni richiedono un confronto accurato. Uno sconto elevato su prodotti troppo cari potrebbe non essere un affare. Dovremmo controllare la presenza di lividi sotto la confezione premendo delicatamente? Una leggera pressione può rivelare lividi nascosti senza danneggiare l'oggetto. L'abbondanza stagionale influirà sui piani di cottura e sui metodi di conservazione futuri? L'abbondanza invita all'inscatolamento, al congelamento e alle ricette creative per estenderne l'uso. Dovremmo prendere in considerazione l'agricoltura sostenuta dalla comunità o i box in abbonamento? I programmi CSA offrono prodotti stagionali affidabili e supportano direttamente le aziende agricole locali. L'apprendimento delle tecniche di conservazione degli alimenti ridurrà gli sprechi e farà risparmiare denaro? Le capacità di conservazione aumentano la freschezza e incoraggiano la pianificazione creativa dei pasti. Dobbiamo chiedere informazioni sui limiti promozionali o sulle restrizioni quantitative al momento del pagamento? Conoscere i limiti previene le delusioni e rispetta le politiche dei fornitori. Controlleremo la nostra ricevuta per verificare i prezzi di vendita e gli sconti? La verifica delle ricevute previene gli errori di fatturazione e garantisce transazioni eque. Dovremmo rimanere cortesi nell'affrontare le discrepanze nei prezzi? Una comunicazione educata spesso risolve i problemi senza intoppi e preserva il rispetto reciproco. Alcuni fornitori apprezzeranno il trasporto di piccole fatture e spiccioli esatti? Exact Change velocizza le transazioni ed è conveniente per i venditori sul mercato. Dovremmo evitare di affollare la bancarella mentre gli altri clienti fanno acquisti? Una spaziatura adeguata consente ai fornitori di servire in modo efficiente e riduce lo stress.
Ringraziare e sorridere creerà un rapporto con i venditori abituali. La gratitudine favorisce le relazioni amichevoli e può migliorare il servizio futuro. Dovremmo segnalare educatamente eventuali problemi di sicurezza alimentare alla direzione del mercato? La segnalazione dei problemi aiuta a mantenere gli standard e a proteggere la comunità. La condivisione di ricette che utilizzano articoli in saldo sarà utile per gli spettatori? La condivisione delle ricette ne dimostra l'uso pratico e ispira a una cucina economica. I contenuti dovrebbero enfatizzare frasi brevi e formali per aiutare gli studenti di inglese? Frasi chiare e concise aiutano gli studenti a seguire il linguaggio e le routine di acquisto. Discutere di controversie come l'etichettatura degli alimenti o le tattiche di marketing sarà pertinente. Una discussione approfondita sull'etichettatura e sul marketing informa i consumatori e stimola il dialogo. Dovremmo incoraggiare gli spettatori a chiedere apertamente ai venditori informazioni sulle pratiche agricole? Le domande aperte promuovono la trasparenza e mettono in contatto i consumatori con le loro fonti alimentari. La documentazione della visita di mercato aumenterà visivamente il coinvolgimento del canale? Le immagini migliorano l'apprendimento e attirano gli spettatori alla ricerca di contenuti autentici e fruibili. Dovremmo evidenziare scelte sostenibili come la riduzione degli imballaggi e l'acquisto locale? L'enfasi sulla sostenibilità educa gli spettatori e modella abitudini responsabili. Abbiamo intenzione di cucinare con questi reperti freschi e di mostrarli passo dopo passo. Le dimostrazioni culinarie trasformano gli ingredienti in opportunità di apprendimento e risultati gustosi. Aggiungerò l'articolo fresco in vendita alla mia lista, acquisterò in modo responsabile e preparerò una dimostrazione di ricetta chiara e coinvolgente per i nostri spettatori.